Gestire delle conversazioni conflittuali che ovviamente in un ambito lavorativo, in un ufficio, in un qualsiasi posto possono accadere, no? Certo, sono momenti molto importanti perché queste conversazioni, essendo conflittuali, possono essere un punto di partenza per una rinascita di un rapporto oppure un punto di partenza per la fine di un rapporto. Allora è molto importante gestirle bene. Perché è importante? Perché se una persona inizia una conversazione con un'altra persona, vuol dire che l'altra persona è importante per lui. Che c'è no? un ascolto tra le C'è due un parti, ascolto, no? no? E quindi bisogna che prima di tutto la persona possa spogliarsi del proprio io, Certo. no? E magari riconoscere se ci sono stati degli errori fatti in prima persona e quindi iniziare la conversazione avendo in mente un obiettivo che si vuole raggiungere in quella conversazione. Cioè io in quella conversazione che obiettivo voglio raggiungere? E questo diventa un po' il salvagente a cui aggrapparsi quando le emozioni prendono il sopravvento. È proprio lì la gestione, no? Esatto, quindi prima della conversazione definire bene un obiettivo. Cioè, per esempio, se io vedo che, non so, un collaboratore ha un comportamento che non è in linea con i valori dell'azienda, no? Ecco, e voglio affrontare questo argomento Certo. con questo collaboratore, allora vorrò arrivare alla fine della conversazione a fare in modo che quella persona sia in linea con i valori dell'azienda e quindi quello diventa il mio obiettivo della conversazione e quindi parto magari ascoltando il perché quella persona Certo. si comporta in quel modo. Chiaro. E nella conversazione cerco di arrivare a un obiettivo condiviso con quella persona. Quindi il punto chiave è quello di liberarsi delle emozioni, no? Lasciarle un attimo da parte e avere sempre questo salvagente dell'obiettivo che si vuole ottenere in quella conversazione Certo. conflittuale. Poi non è detto... cioè, infatti la mia domanda successiva sarebbe un po', diciamo così, provocatoria. Sì. E se l'intento, cioè l'obiettivo non è lo stesso, cioè magari al dipendente di raggiungere un accordo non gliene importa niente, o perlomeno lui fa il suo, pensa di farlo bene. Ecco, come in si quel arriva? caso è un segnale per l'imprenditore, è un segnale che dice questa persona non è in linea con i valori della mia azienda, questa persona o riesce a comprendere l'importanza di questi valori perché sono i valori del marchio dell'azienda e quindi sono i valori in cui credono i miei clienti, Certo. no? O quella persona capisce questo oppure dovrà decidere che è meglio che trovi un'altra collocazione lavorativa. Anche perché immagino che comunque la comunicazione, la conversazione, il trovare poi di mettersi allo stesso livello, no? Sia fondamentale per quello che è il fine dell'azienda, il fine del lavoro, del certo, progetto. Anche perché in questo modo si fa quasi un favore alla persona, perché immaginati di trovarti sempre in difficoltà Certo. tutti i giorni perché hai una mentalità diversa, perché hai dei punti di riferimento diversi rispetto all'azienda. Chiaro. Allora è meglio cercare un'altra via. E questo è un punto veramente importante, questo del fatto di, a quel punto probabilmente le strade si dividono, Certo. però penso che poi invece fare una chiacchierata costruttiva sia alla base di tutto. Certo, torno al mio punto Certo. iniziale, cioè che se io imprenditore voglio avere una conversazione con questa persona, vuol dire che ci tengo a questa persona. Esatto. E quindi in qualche modo riuscirò a trovare non dico un compromesso, ma una soluzione che possa dare soddisfazione a entrambi.